È passato un po' di tempo dal mio primo viaggio in solitaria. Ricordo ancora bene l'agitazione e la paura dei giorni precedenti alla partenza, mescolate a sana adrenalina e pura curiosità di scoprire come avrei saputo cavarmela una volta atterrato sul suolo vulcanico dell'isola di Tenerife, così lontano da casa e disperso in mezzo all'oceano. Partire è stata una decisione presa all'improvviso e quella che mi ha convinto più di tutto, al di là del voler vivere il carnevale tenerfegno, è stato trovare la possibilità di prenotare una tenda in un campeggio in mezzo alla campagna. Tra le mie cose da fare prima dei 30 anni c'era proprio dormire per una notte in tenda e con questa occasione ne ho potute trascorrere ben 4 di notti, circondato dai banani e da qualche oca starnazzante. Tra il vestiario completamente sbagliato, la completa assenza di acqua con tutti i negozi chiusi al mio arrivo e i pullman che mi hanno lasciato in mezzo alla strada più di una volta, non poche sono state le difficoltà incontrate durante questa emozionante avventura. Laggiù ho potuto davvero testare i miei limiti e mi sono messo a confronto con ciò che odio di più al mondo: gli imprevisti. Odio quando le cose non vanno secondo i miei piani, dopo aver speso magari intere giornate a programmare tutto nel dettaglio. Ma dopo quell'esperienza ho iniziato ad accettare che le cose non rispettano mai i programmi e ho quindi imparato, imprevisto dopo imprevisto, a non abbattermi al primo ostacolo che mi si pone davanti, a non fermarmi mai. Viaggiare da solo è diventata la mia passione più grande e dovendo contare solamente sulle mie forze e sapendo che ogni passo in avanti dipende solo e soltanto da me, riassume perfettamente il raggiungimento di quella sensazione di libertà e di totale indipendenza che sta alla base del mio sogno più grande. Mentre sono in viaggio non ho distrazioni e riesco a immergermi completamente nell'esperienza, nella magia del qui e ora, dimenticandomi dei giudizi degli altri, allontanando ogni mio pregiudizio e facendo vibrare tutti i miei sensi all'unisono, godendo di ogni profumo che mi avvolge, scoprendo sempre nuovi sapori, lasciandomi ammaliare dalle musiche e dai rumori che mi circondano, meravigliandomi di ogni colore che penetra nella mia anima. Se ho iniziato 4 anni fa a pubblicare la mia storia, la nostra storia, sul canale degli Horizons, forse era perché sotto sotto sentivo un forte bisogno di raccontare della mia vita e della grande famiglia che si è venuta a creare, ma anche e soprattutto del mondo che ci circonda. In effetti è proprio la curiosità di scoprire il mondo fino a dove mi è stato possibile e le sue culture attraverso le nostre triadi di ristoranti che ha alimentato negli anni questa continua e incessante volontà di scoprire, conoscere e documentare. Con una semplicissima telecamera alla mano ho iniziato a vloggare per raccontare di me, delle mie esperienze, delle mie emozioni e dei miei viaggi, spesso solitari, togliendomi la maschera e sfondando dall'interno un video dopo l'altro quel mio guscio che mi rende sempre tutto un po' più difficile, ma anche un po' più stimolante e permettendo alle persone di conoscermi per come sono veramente, senza filtri. Grazie ai miei viaggi mi do la possibilità di mettere in mostra il vero me e documentandoli sto dimostrando a tutti, ma prima di tutto a me stesso, quanto incredibile è la vita che sto costruendo con le mie stesse mani. Adesso non vedo l'ora di intraprendere quel viaggio che tanto anelo, quel viaggio così difficile da programmare, praticamente impossibile da pianificare. Ma arrivato a questo punto, penso che la scelta giusta sia lasciarmi andare e scoprire dal vivo cosa mi aspetterà là fuori, senza farmi troppi programmi. Senza troppi piani percepirò meno imprevisti e così anche gli ostacoli faranno parte della bellezza di quell'incredibile viaggio che ho così tanta voglia e così tanta paura di affrontare e di raccontare. Voglio toccare con mano le più svariate culture di questa terra, le loro sfumature più intense e profonde. Ho voglia di mettermi in gioco per entrare nella loro mentalità, mescolarmi con esse, imparare da esse e ritrovare un senso di appartenenza, sradicandomi dalle mie origini, cercando di documentare ogni mio passo di questo viaggio attraverso il mondo, unendo tutte le mie passioni più grandi. Tornando alle parole di Gianluca Gotto, mio maestro di vita, c'è una frase che è rimasta impressa nel mio cuore dal primo momento in cui l'ho letta e che è diventata una sorta di mantra. Gianluca si chiede: che cos'è fallire se non averci provato? E averci provato significa vincere in ogni caso. Prima o poi dovrà accadere e dentro di me so già quando avverrà il grande passo. Mi sento pronto. Sono pronto da un bel po' di tempo ormai. Vanno solo rifiniti alcuni dettagli, ma quel che so per certo è che so di avere la forza, di avere il coraggio, di avere la paura necessaria per rendere il tutto un po' più frizzante. So di avere l'energia giusta
per poter mollare tutto e partire. Sono pronto per diventare Pat, il viaggiatore. Sono pronto per inseguire la mia felicità.